Dunque, come sono diventato artista? Credo di aver avuto la fortuna di nascere ascoltando il corpo. E quindi se noi ascoltiamo il nostro corpo, io credo che sarebbe tutto più facile, sapremmo esattamente cosa dover fare nella vita, come agire, cosa guardare, come muoverci. Quindi ho semplicemente assecondato un'esigenza interiore, appunto, che nasce dal corpo. Ho studiato scultura all'Accademia di Belle Arti di Roma e devo dire che tutto quello che ho imparato me lo sono un po' costruito da solo, un po' perché mi sono sempre mancate quelle figure che a volte si ha un po' la fortuna di incontrare oppure a volte si ha la capacità di andarsene a cercare, e questo per un periodo mi ha, come dire, un po' rallentato la ricerca e la crescita. Però diciamo che poi ho trovato, come dire, un modo, una strada alternativa per arrivare a fare quello che faccio ora e che sono ora. Dopo l'Accademia ho ricevuto una telefonata da mia madre che mi ha detto: bello mio, complimenti per il tuo diploma in scultura, adesso hai due possibilità. La prima, tornare a casa, quindi a Viterbo. La seconda, trovarti un lavoro. E io il giorno dopo avevo un lavoro. Devo dire, un lavoro bellissimo, anche molto ambito, perché ho iniziato a lavorare con una società anzi un consorzio, per l'esattezza, che si occupava di restauro sui monumenti di Roma e quindi sulla pietra nello specifico. Ho fatto questo lavoro per credo un paio d'anni, lavorando in alcuni posti, devo dire, magnifici. Però ecco, lì, oltre ad aver imparato la pazienza, che era sicuramente una caratteristica che non mi apparteneva e non mi appartiene ancora, a un certo punto mi sono fatto una domanda, proprio perché il corpo in qualche modo iniziava a ribellarsi. E la domanda era: ma io la pietra la voglio restaurare o prendere a martellate? E quindi scelsi la seconda, mi licenziai e iniziai poi il mio percorso. Il fatto di realizzare un ritratto in scultura per me veramente rappresenta prendersi veramente quello o provare, tentare a prendere quello che la testa ingloba in qualche modo, no? Quindi mi definisco un po' un tagliatore di teste, non a caso sono lì messe a trofeo, e il trofeo nasce un po' per quello, cioè di solito ci si mettono le teste degli animali, no? Che nella migliore delle ipotesi il cacciatore è andato, si è appostato, ha aspettato che arrivasse l'animale e poi l'ha ucciso. Quindi, siccome amo molto parlare con le persone e ascoltare le persone, nel momento in cui si fa il ritratto scatta un transfer pazzesco, devo dire. Riuscire a formalizzare, a ricreare le linee, le geometrie anatomiche del viso di una persona che raccontano quella persona lì, io lo trovo una cosa magnifica. Fin da bambino avevo questa caratteristica, che mi piaceva leggere il corpo delle persone, ogni dettaglio, dai piedi ai capelli, il letto unghiale, tipo di sopracciglia, i lobi, le narici, come gira l'unghia, la grafica dei peli. Devo dire, ma da bambino, ho fatto praticamente una specie di radiografia del genere umano, archiviando tutte queste informazioni e questi dati, che poi ogni volta che mi trovo a dover fare una mano, un'unghia, una testa, un corpo, so già come muoverlo. Mi piace pensare appunto che il nostro corpo esprima la nostra anima, perché in fondo è così, è così. Non è solo quello, ma è così, ma anche l'imperfezione, il difetto, no? O l'irregolarità. Come il corpo si deforma a seconda del lavoro che si fa. Mio nonno aveva questo pollice che tendeva verso l'esterno perché ha fumato la pipa per 70 anni. Ecco, questa cosa mi faceva impazzire a me.
Sì, sono un artista indipendente per una serie di motivi legati sicuramente al fatto che la mia ricerca è, come dire, un po' ampia, no? Non ho una linea specifica e riconoscibile, per cui mi rendo conto che agli occhi di un esterno possa diventare non complicato, più complesso comprendere il mio lavoro, perché spazio da delle cose figurative ad opere ambientali, ad opere di altra natura, per cui non è semplice. E questo all'inizio l'ho vissuto un po' come una difficoltà. Il materiale per me, la materia che è il concetto, il materiale che uso, poi quello che metto dentro è legato al mio sentire, a come vivo il mondo, a come lo percepisco. Quindi questa cosa ha fatto sì che io non abbia mai lavorato con una galleria in maniera continua, ho fatto delle piccole collaborazioni, però qualche anno fa, e quindi non recentemente, anzi recentissimamente, qualche mese fa, a un certo punto ho tirato una piccola linea, ho detto bene, quanti anni hai? Così. Cosa hai fatto fino ad oggi? Questo, questo e questo. Cosa non hai fatto ancora? Questo, 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 questo e questo. Va bene. Che vorrà dire? Quindi il mio lavoro sicuramente ha, perché la scultura è qualcosa che per me deve stare fuori. E quindi l'arte ambientale, le opere pubbliche sono sicuramente più vicine al mio modo di sentire. Poi la scultura ti fa camminare, no? Hai una partecipazione differente rispetto a un dipinto, una fotografia o un'installazione magari già più simile. Però ecco, questa sfera pubblica, l'idea di poter comunicare alla persona che magari potenzialmente non ha gli strumenti per comprendere un'opera e dialogare anche con una mente raffinata, ecco, per me l'artista deve poter fare questo, deve poter riuscire a parlare a questa ampiezza. Il lavoro di Atlante mi rappresenta molto, perché è un'opera ambientale che si relaziona con la natura, è un'opera in marmo, è un'opera monumentale, è un'opera su cui ho faticato moltissimo, ha un concetto che mi piace e poi è un elemento strutturale, che è un'altra caratteristica della mia ricerca. Ho sempre cercato di creare veramente strutture di sostegno al peso, cercando poi di conferire ad esso leggerezza. Il peso è una parola chiave nel mio lavoro e questa scultura, che appunto rappresenta una vertebra cervicale, che è quella che sorregge la testa e quindi il pensiero, mi sembrava potesse racchiudere un po' così la mia ricerca fino a quel punto, insomma. Vado sempre molto distinto, tutto quello che faccio lo faccio perché a un certo punto trovo una forma, un'intuizione, un lampo creativo mi fulmina, mi prende, creo un cortocircuito e genero un lavoro. Poi dopo, una volta finito questo, lo smonto, vado a ritroso e cerco di capire qual era l'idea che l'ha generato. E devo dire che questa vertebra in realtà mi funzionava in tutto. Trovai questo scritto di Goethe che diceva appunto che l'idea dell'Europa è nata sulla via Francigena, perché persone di diverse culture e nazionalità si incontravano in questi percorsi scambiandosi dei segni. Per cui già un'ossatura, no? L'idea dell'Europa. Le idee dove sono? Nella testa, per cui Atlante, che è la vertebra che sorregge la testa, quindi legata al viaggio, insomma, mi sembrava veramente tutto perfetto e quindi non ho perso tempo e ho iniziato a progettare questa cosa. Poi devo dire che tutto il processo di produzione, come spesso succede, è la parte più interessante, che spesso però va a discapito del manufatto. Perché dice, ha fatto un lavoro, è stato 6 anni, poi che cosa ha fatto? E poi ha fatto questo. Questo ha fatto. Tu dici, Madonna, incredibile, cioè 6 anni e poi ho fatto questo, ecco, intanto mi viene un po' da ridere, devo dire, perché spesso ecco, i processi poi bruciano la tappa finale, dici ok, che cosa, dove sta l'opera? No, ma è il processo,
Ok, ecco, ogni tanto sorrido, però nel mio caso per esempio non è così. Poi l'opera ci deve sempre stare, forma e contenuto, non si può prescindere, questo per me è un dogma. E quindi ho iniziato a formalizzare quest'opera andando prima a Carrara all'interno della montagna per scegliermi questo blocco, che sembrava un blocco duro che non avesse mai preso il sole. Sotto questo blocco che è una roba enorme, non so, 150 tonnellate, di cui mi ho fatto fare una fetta e poi insomma attraverso dei trasporti che non vi dico siamo riusciti a portare a Roma. E poi ho lavorato in 9 mesi e ho cominciato a sgrossare tutto. Poi mi venne fatta un'osservazione un giorno da un artista che amo molto, tra l'altro uno scultore, e mi disse: Davide, ma te la un coglione, ma chi te l'ha fatto fare? Ma perché ti sei messo lì a lavorare tutti i giorni, a sbozzare, a sgrossare? Prendevi il modello, lo mettevi su una fresa a controllo numerico a Carrara, te lo sgrossavano e poi levavi l'ultimo velo, no? Cioè lo fanno in tanti, che cazzo ti frega? Lì per lì ho detto no, gli devo rispondere. Ho detto, sai perché non ho fatto così? Perché io non volevo fare una vertebra ingrandita, io volevo fare la scultura di una vertebra. E quel processo doveva passare attraverso le mie mani, la pelle finale, i pesi da valutare e tutto quello che dovevo studiare dovevo comprenderlo io nel farlo. E questo è un altro aspetto che per me è cruciale. Allora capisci in quel momento perché hai deciso di fare lo scultore, perché hai bisogno di quel rapporto con la materia. Questo lavoro, che si intitola Editto, è un lavoro del 2012 mi pare. Ha una storia molto divertente perché mi chiamò una specie di gallerista di Fano dicendomi: Davide, è un progetto con cui vorrei coinvolgerti, è la galleria più piccola del mondo e mi piacerebbe invitarti. Più piccola del mondo? Dico, bello, posso lavorare in una dimensione diversa. Mi manda via mail questo documento con le dimensioni della galleria che erano 120 x 65 x 3 centimetri. Beep, è una parolaccia. Che cavolo è? Una teca! Ci sia una teca, è una teca che sta su una via principale del corso di Fano. Sai dove mettevano i post? E dico, ma dai, stupendo! Bellissimo, accetto. Per cui ho detto, vabbè, qui devo fare una cosa che in qualche modo devo scrivere uno statement che le persone passando possano rubare sta parola e poi durante il percorso continuare, cioè provare magari fare qualcosa che possa far pensare le persone. Per cui decidi di fare questa ghigliottina, che appunto la versione italiana ha scritto per essere felici ci vuole coraggio. Perché ho detto, questa frase per me è rivoluzionaria. Cioè, è il segreto dell'esistenza. Tutte le volte che siamo stati felici, nella maggior parte dei casi è perché abbiamo fatto una scelta diversa. Abbiamo avuto un atteggiamento differente rispetto alla nostra normalità, no? Uno scatto. E quindi quella è stata un'azione, se vuoi, coraggiosa. Quindi partendo da questo ho realizzato questa ghigliottina che è proprio, come dire, simbolo per eccellenza di rivoluzione, no? Se pensiamo, perché la ghigliottina decapita una testa, un pensiero, una mentalità. Quindi noi siamo la vittima e il carnefice allo stesso tempo. Questa era un po' l'idea. Anything to Say è l'opera sicuramente che ho realizzato che ha avuto più visibilità, devo dire, perché è un'opera pubblica itinerante, una scultura, un monumento itinerante in bronzo, che a differenza delle opere che sono nelle piazze su dei piedistalli, questa sta a livello strada e si sposta per le piazze del mondo e va a cercare dei fruitori da coinvolgere. Il progetto nasce nel 2013, ero rimasto colpito dalla storia di Wikileaks e quindi di Julian Assange, il suo fondatore, che è un editore giornalista che ha pubblicato una serie di documenti a partire dal 2006 riservati per alcuni, in realtà in cui ha rivelato al mondo intero i crimini di guerra e non solo di cui moltissimi governi si sono macchiati. E questa cosa ha destabilizzato
questi governi e quindi tutto il mondo di conseguenza, perché parliamo di governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e quant'altro, guerre in Iraq, Afghanistan e via dicendo. E parlando con questo amico giornalista americano che si chiamava Charles Glass, abbiamo deciso a un certo punto, ma perché non facciamo qualcosa per raccontare questa storia? Parliamo di Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning, che era questo soldato americano che ha rivelato dall'Iraq, attraverso il sito di Wikileaks, non so quanti milioni di documenti appunto relativi a questo. E sono 3 signori che hanno pagato un prezzo altissimo per quello che hanno fatto. Sono stato un po' di tempo prima a prendere delle informazioni, però sapevo che quello non era la via che mi avrebbe condotto ad una intuizione. E allora ho detto ok, aspettiamo, lasciamo circolare le idee nell'aria e poi a un certo punto arriverà una come una zanzara e mi pungerà. E così è successo. Mi ricordo ero sulla tangenziale di Roma la mattina presto e a un certo punto mi arriva una folgorazione, sai quelle che dico, Dio. Tant'è vero che ho dovuto accostare la moto rischiando di essere investito dalle macchine che la mattina percorrono la tangenziale e avevo, perché sono sempre armato di penna e foglietto, e ho fatto questo piccolo schizzo. Poi l'ho messo in tasca immediatamente e ho continuato la mia giornata. Qualche giorno dopo vado a cena da una persona e dico, sai, forse ho trovato l'idea per questa cosa, e tiro fuori il fogliettino e inizio a descriverlo. E mentre parlavo con questa persona mi veniva in mente appunto che forse ero sulla strada giusta. Avevo già disegnato loro 3 in piedi su queste 3 sedie. E mentre parlavo appunto mi è giunta l'intuizione di così manca qualcosa. Perché ogni opera d'arte, secondo me, deve avere un pezzo mancante. Che sia un dipinto, un video o qualcosa. È vero, il pezzo mancante è sempre l'emotività e il pensiero di chi guarda, però qui serviva qualcosa di diverso, qualcosa che potesse dare alla persona la possibilità di veramente alzarsi e spostarsi, quindi alzarsi in piedi dove la massa si siede, questo era un po' il concetto. E quindi aggiunsi a questa opera, oltre 3 sedie su cui sono collocati Snowden, Assange e Manning, una 4ª sedia vuota che invitava il pubblico ad alzarsi, appunto, a prendere una posizione e a cambiare un punto di vista. Bene, il progetto ce l'avevo, avevo in mente tutto, ora bisogna capire come produrlo. Per cui cominciai a studiare la possibilità di fare un crowdfunding. Ebbi la fortuna di andare ad incontrare Julian Assange in ambasciata, perché in quel periodo stavo promuovendo questo progetto appunto per cercare fondi e avevo presentato questa idea al Barbican a Londra durante un simposio sul giornalismo investigativo. E quindi andai a trovare Julian Assange e fu, devo dire, un'emozione incredibile, un incontro che mi ha cambiato un po', anche se di qualche centimetro, però la traiettoria che avevo deciso di intraprendere da tutta una serie di punti di vista. Appena andai a trovare Assange mi chiamò una famosissima emittente televisiva per propormi un'intervista dal vivo. E lì si scatenò un po' tutto, per cui tutti i media parlarono di questa cosa, ricevetti una serie di insulti che ora non vi sto a dire, perché ovviamente metà del mondo vede questi 3 signori come 3 traditori e l'altra come 3 eroi. E poi però a quel punto bisognava cominciare a capire dove esporla, perché le persone mi avevano dato fiducia, ma io non avevo ancora l'opera pronta, realizzata e soprattutto non sapevo ancora dove dovesse andare. E poi, insomma, a volte capita che incontri uno sconosciuto che ti dice portiamola a Berlino, ad Alexanderplatz, il 1° maggio del 2015. E quello è stato un po' il lancio di tutto questo progetto che ad oggi ha girato 15 città europee. Questa 4ª sedia devo dire che scaturisce una reazione molto immediata perché il pubblico sa esattamente cosa deve fare quando si trova lì. Distinto sale sopra e si mette a fianco di questi 3. Quindi inconsapevolmente prende una posizione, però sai, l'opera ha anche un duplice aspetto, perché da una parte sono 3 signori che con coraggio si alzano in piedi, si alzano sopra la massa per rendersi visibili ma anche essere anche loro stessi bersaglio.
Però se pensiamo a quando è che ci alziamo sulla sedia, a parte cambiare una lampadina, lo facciamo quando vogliamo, non so, voglio fare un brindisi, voglio raccontare una cosa, voglio raccontare una poesia, mi alzo e quindi salgo e come dire, vengo visto da tutti. Però quella sedia è anche un po' uno strumento di tortura, se vogliamo, è un po' un'esecuzione pubblica, perché basta mettere un cappio al collo, dare un colpetto alla sedia e lì diventa un'altra cosa. Però quella sedia invita il pubblico a dire la propria o semplicemente a fare un'azione, però anche fosse per dire il contrario, cioè è una postazione libera, è il free speech, quindi è aperto a tutti. I choose these three icons who had the courage to stand up and say the truth. The empty chair is for us an opportunity to stand up, to get a better view and share the courage. A un certo punto nella vita si incontra Pasolini, no? Come si incontrano tanti altri. Io l'avevo incontrato più da ragazzino, devo dire, però a un certo punto volevo omaggiarlo con qualcosa. E mi pare che anche questo progetto questo progetto nasce prima di Anything to Say anche. Quindi la sedia c'era già anche lì. Andai al Biondo Tevere, che è questa trattoria romana che si trova alla fine, all'Ostiense, prima della Basilica di San Paolo. Trattoria storica, si chiama così perché ha una terrazza magnifica che dà sul Biondo Tevere, dove negli anni 60-70 andavano anche tanti artisti della dolce vita, tra cui Pasolini, che era solito andare lì appunto a scrivere, leggere, mangiare e via dicendo. La storia racconta che Pasolini, il giorno in cui morì, andò a cena a San Lorenzo, a Piazza dei Sanniti da Pomidoro, poi passò alla stazione Termini a prendere Pelosi, il suo presunto all'epoca assassino, lo portò a mangiare al Biondo Tevere una pizza e poi successe quello che successe. In questo posto, in questa trattoria, sono conservate 2 sedie originali, le stesse 2 sedie in cui Pelosi e Pasolini cenarono quella sera. E ogni sera questo tavolo è apparecchiato e se vuoi tu puoi prenotare e mangiare lì. Il mio obiettivo era quello di recuperare 2 sedie dell'epoca, non proprio quelle, ma 2 sedie dell'epoca. Andai in questo ristorante e purtroppo scoprì che tutte le sedie in realtà erano cambiate. Non c'erano più quelle, c'erano solo queste 2 originali. Ma una roba, non so quanti erano, 100 coperti, una cosa enorme. Allora andai dalla signora e dissi: signora salve, io sono un artista e vorrei fare un lavoro su Pasolini, mi servirebbero 2 sedie, proprio come queste, cioè non queste immagino che non me ne potrà, vabbè, 2 sedie, ma non me ne potete procurare? Dove sono tutte quelle che avevate qua? Ah no, guardi, abbiamo cambiato, abbiamo un magazzino, dico, ma ho capito, ma non si possono recuperare, quando le servono? A me servirebbero adesso. No, ma sta scherzando, no? Vabbè, mi fermai a cena. Mangiai tutto quello che c'era da mangiare lì, cercando, guardando mentre dico, ma non è possibile, dove cazzo hanno messo tutte queste sedie queste? Ma centinaia, non c'erano più. E ogni tanto che passava il cameriere gli dicevo: senta, ma lei è sicuro che proprio non ci sono delle sedie qua? Ha guardato nei dispenser, non so. No, ora ce l'abbiamo a Zaccarolo. Dico, ma per me proprio mi servono. No, non si può fare, non ce l'abbiamo, non c'è tempo, scusi, ci sono altri clienti. Vabbè, insomma, morale della favola, ogni tanto io petulante gli chiedevo questa cosa a questo signore. A fine serata lui si presenta con queste 2 sedie. Gli dico: la trovate? Con l'accento romano, mi ha mandato tutti i colpi del mondo, diceva: sono andato sotto nella dispensa, ho trovato queste 2 ma sono rotte, c'erano dei buchi sopra che erano perfette, proprio esattamente quello che mi serviva. Per cui gli sente: ma gliele posso pagare? La prego, le devo pagare almeno una cifra simbolica, e gli diedi 10 euro. Impazzito. Tornai, le misi su quella moto, incastrate così, arrivai allo studio e creai quest'opera.
C'è un aspetto che ho sempre amato in lui, a parte la poesia e tutto il resto, e gli attacchi sfrontati, ma poi c'è un realismo che è qualcosa che veramente mi appassiona e che un po' cerco di riportare nel lavoro, cioè qualcosa che abbia un senso per la collettività, cioè devo fare qualcosa che serve. Questa è un po' la mia vocazione, poi un po' con presunzione forse, perché poi se fai questo lavoro forse sei anche un po' presuntuoso. Non mi interessa raccontare le mie storie personali a cui credo non freghi niente a nessuno, ma attraverso le mie esperienze, quelle che mi portano poi così a farmi quelle 4 domande necessarie, a formalizzare un'opera che possa aprire un varco e dare la possibilità alle persone di vedere quello che magari non sono in grado di vedere, no? Perché poi alla fine gli artisti fanno questo. Roma è una grande madre, devo dire, accogliente, magnifica, generosa, cinica, dove però non è facile crescere, secondo me. La considero il più grande paese del mondo, perché è un paese, non è una metropoli, è un paese piena di sovrastrutture, strade, di qualsiasi cosa. È una città che ti dà la possibilità di essere tutti i giorni turista, se vuoi, perché basta veramente guardare un'angolazione differente, quella cosa che vedi tutti i giorni e ti cambia veramente la prospettiva, la luce e scopri una cosa nuova. E non so se questa cosa si può dire di tante altre città, francamente. Mi piace pensare che sia una caratteristica romana. E Roma città aperta è una città aperta, accogliente, ma anche non si fida di tutti, va un po' conquistata, va un po' ascoltata, con attenzione, credo, come tutte le cose importanti. Però sì, devo dire, è una città aperta, con tutti i problemi che ha, che poi la rendono unica in questo. C'è un fermento, ci sono fermenti culturali che nascono in continuazione, è una città dove sbocciano delle realtà di continuo, questo è magnifico, quindi si evolve in continuazione pur rimanendo comunque solida. Una parte della realtà che vivo la vivo in questa città, per cui qui accade di tutto e quindi mi nutro di questa città e questo ha determinato quello che sono e anche un po' quello che voglio essere, però ecco, mi piace immaginare questa città senza un confine, senza un cancello di entrata e di uscita. Primo perché se si rimane qui si rimane anche provinciali, per cui mi piace andare ovunque, altrove e ritornare qui, ma per elaborare, perché qui si lavora bene, si riesce secondo me a mettere insieme i tasselli del rebus che cerchiamo di decodificare ogni giorno.